Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche predestinate per il mese di agosto 2025. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dell'Aquario. È una carta di solitudine, è una carta di introspezione, autovalutazione, ma è anche una carta che rappresenta la maestria, perché l'eremita è qualcuno che ha la saggezza e le conoscenze sufficienti per affrontare un viaggio da solo. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate. C'è il link alla pagina web dove potete trovare tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il numero di telefono e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Ok, partiamo subito con un 7 di denari. Abbiamo la carta del diavolo, un 10 di spade, la regina di denari, un 6 di denari, abbiamo un 10 di bastoni, la carta della luna e un re di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è il messaggio generale e potrebbero anche poi esserci dei messaggi diciamo slegati tra di loro e dopodiché andiamo a vedere le varie casistiche, quindi l'amore, i soldi, il lavoro, la famiglia, via dicendo. Allora, parliamo di questo 7 di pentacoli, che è una carta di attesa, è una carta di pazienza. Abbiamo un fante di spade, asso di denari, la carta degli amanti e un 4 di pentacoli. Sembra quasi ci sia l'attesa di un nuovo inizio, l'attesa dell'amore, mi viene anche da dire. Potrebbe esserci qualcuno che sta aspettando che l'altra persona faccia il primo passo. C'è questo asso di denari che mi parla di qualcosa che inizia mai qualcosa di concreto. Quindi potrebbe essere che qualcuno sia in fase di attesa di questo nuovo inizio, che essendoci gli amanti può essere romantico, ma potrebbe anche essere semplicemente un momento di equilibrio, quindi attendere che le cose ritornino in equilibrio. Andiamo a vedere il diavolo. Abbiamo un 2 di bastoni e un asso di coppe. Molto bene. Devo dire che con questo diavolo e l'asso di coppe sento parecchia passione, ragazzi. Cioè, avete anche gli amanti, quindi per qualcuno si potrebbe proprio trattare di una nuova relazione passionale per il mese di agosto. Andiamo a vedere il 10 di spade. Papa, 9 di bastoni e 9 di pentacoli. Allora, il Papa in questo senso potrebbe fare riferimento a un mediatore che vi aiuta a concludere il ciclo di cui ci parla il 10 di spade. Non vi nego ragazzi che con questo diavolo ci potrebbe essere una vena di tossicità in qualcuna delle relazioni che vivrete ad agosto
e questo mediatore sembra quasi essere qui per difendervi, proteggervi, per farvi capire che non tutto è come pensate. Questo ve lo dico perché abbiamo un 9 di bastoni, che è una carta che rappresenta qualcuno che si difende, appunto. Qui si partiva da qualcuno che è fermo, statico su se stesso, qui c'è qualcuno che si difende, ma è anche una carta di paura, una carta di qualcuno che teme di ricevere un duro colpo, come è già successo in passato. E probabilmente per quello che qua avete questo 2 di bastoni, come se ci fosse della titubanza. Può esserci tanta chimica con questa persona, tanta affinità, però è come se ci fosse qualche questione che vi ridonda nella testa, che vi fa dubbiare, no, che vi fa venire il dubbio. Dubitare era, non dubbiare, vabbè, mi è venuta così. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Abbiamo un 9 di coppe e un asso di spade. Datemi una carta per il 9 di coppe. Cavaliere di bastoni, asso di bastoni, mondo e fante di bastoni. Tanti bastoni, devo dire. Allora, ho la sensazione che potrebbe esserci qualcuno che si allontana da voi nel mese di agosto. C'è come una figura, mettiamola così, che sta come organizzando, progettando qualche nuovo inizio e potrebbe dover allontanarsi da voi. Tenete presente che il mondo è una carta di distanza. Adesso voi, sì, ma così le vedete. Ok, andiamo a vedere questo 6 di pentacoli. Abbiamo un 2 di pentacoli e la carta del giudizio. Allora, il 6 di pentacoli di per sé è una carta ottima, perché è una carta che ci parla di equilibrio, di contratti commerciali, di scambi, di generosità, di apertura del cuore. E qui ho come la sensazione con questo 2 di pentacoli che potrebbero esserci più cose che verranno messe, diciamo, sul tavolo nel mese di agosto. Tenete presente che c'è anche la carta del giudizio, quindi potrebbero come arrivare delle notizie dal passato, qualche telefonata, insomma, qualche comunicazione, direi proficua, considerando il 6 di pentacoli. Potrebbe essere magari qualcuno che vi ricontatta dopo tanto tempo per anche riequilibrare una relazione piuttosto che per proporvi qualche cosa di nuovo da fare. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. 3 di pentacoli e 5 di pentacoli. Allora, io ho la sensazione con questo 10 di bastoni che sarà il caso nel mese di agosto di lasciare indietro certi progetti che magari è da un po' che vi state trascinando, perché non sono progetti poi così tanto proficui, non vi fanno entrare così tanti soldi nelle vostre casse, ma ve lo dico perché c'è un 5 di pentacoli che di solito è una carta di carenza economica. Quindi qualsiasi cosa voi stiate facendo nel mese di agosto può essere interessante valutare che cosa portare avanti di tutto quello che state facendo con questo 2 di pentacoli, perché è come se ci fosse una parte dei progetti che state seguendo che potrebbe essere troppo impegnativo a livello economico. Andiamo a vedere la stella, scusate, la luna. Mm, 7 di spade, ragazzi, è appeso. Dunque, la luna è una carta di proiezioni, no? Perché è una di quelle carte che ci fa vedere la realtà distorta o ci fa pensare in modo distorto a causa del fatto che vediamo solo metà della realtà.
Quindi vi dico, avete anche un 7 di spade e la carta dell'appeso. Credo che qualcuno qui si potrà rendere conto nel mese di ottobre di quali bugie si è autoraccontato. Le bugie che ci autoraccontiamo sono, per esempio, non lo so, no, no, ma io amo quel lavoro, ce la faccio benissimo ad andare avanti, a stringere i denti, mentre invece poi siamo pieni di, non lo so, acciacchi fisici che ci dicono no, quel lavoro non ti piace, no, non puoi più sottostare a quell'ambiente lavorativo, magari la nostra testa dice non guadagni abbastanza ed è un po' la bugia che ci raccontiamo il dire no, no, ma ce la faccio, no, non riesco a sopportare. Ok, perché dall'altra parte c'è già il fisico che ci sta mandando mille segnali del fatto che no, non è più per te. C'è anche l'appeso al contrario. Qualche cosa qua si sblocca, ragazzi. È come se ad un certo punto riusciste a vedere chiaro quello che prima vi nascondevate. Andiamo a vedere il re di bastoni. Allora, abbiamo un 6 di spade e un 4 di bastoni. Quindi devo dire che secondo me c'è come un allontanamento da questo modo di pensare, da questo modo di vedere le cose, al fine di trovare un nuovo equilibrio. Tenete presente che ehm, per qualcuno potrebbe esserci un tema legato alla casa dove si smetterà di pensare a ristrutturare, però ci sarà come l'idea di, ok, ristrutturare è troppo impegnativo a livello di tempo, a livello di energia, a livello di soldi, magari è meglio scegliere una casa un po' più piccola già a posto. Ecco, questo è un messaggio spot che mi è venuto così e ve lo dico. Allora, andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Se siete senza lavoro, devo dire che secondo me le cose si potrebbero smuovere nel mese di agosto, non vicino a voi, nel senso che è come se ci fosse bisogno di spostarvi per certi versi dalla zona di residenza dove siete abitualmente, però potrebbero effettivamente esserci nuovi accordi e soprattutto secondo me una persona potrebbe stimolarvi a ampliare gli orizzonti. Devo dire che potreste ricevere qualche invito, qualche soffiata, se vogliamo, da parte di qualche amico, amica o conoscente che vi indirizza direttamente là dove quell'azienda sta cercando. Tenete anche presente che da settembre inizia per, diciamo, le aziende il periodo boom per le festività natalizie, quindi settembre normalmente è il momento in cui assumono. Per cui potreste dirigervi verso appunto aziende che si ehm, risvegliano o si occupano principalmente del periodo natalizio. Per le persone che invece sono dipendenti, allora innanzitutto spero che possiate essere in vacanza, ma per chi non lo fosse, guardate, io sento che potrebbero effettivamente nascere nuove collaborazioni, soprattutto se siete in una di quelle aziende dove si turna, dove si fanno i turni per le ferie e quindi in agosto sarete, diciamo, la forza lavoro sarà ridotta, ho come la sensazione che potrebbero esserci delle ottime occasioni per voi, per far vedere quanto valete, per ricontrattare anche eventualmente lo stipendio. Potrebbe anche essere un buon periodo per ritornare alla carica con vecchie questioni che avevate già lanciato in passato. Per esempio, l'aumento di stipendio l'avevate chiesto, che ne so, a gennaio del 2025 piuttosto che nel 2024, ma vi era stato negato. Ecco, questo è un buon momento, secondo me, per ritentare la fortuna, quindi per provare di nuovo a chiedere se vi danno l'aumento di stipendio, piuttosto che chiedere se vi danno delle responsabilità in più, sempre per avere poi un aumento di stipendio. Comunque un buon periodo in questo senso, ok? Per quello che riguarda le persone che sono autonome,
Devo dire che agosto sarà un mese un po' così, cioè non vedo grossi movimenti da parte dei clienti, però vedo che sarete voi a prendere un po' in mano la situazione, a, se vogliamo, anche andare a ripescare un po' i vecchi clienti e fare come delle promozioni, sempre per ripinguare un po' le casse, per risvegliare i clienti dormienti. Potreste fare come delle offerte per chi compra ad agosto, per esempio. Cioè, ho come l'idea che vi verranno in mente strategie che inizierete a provare subito. Per quello che riguarda i soldi, allora, come ho già anticipato all'inizio, se c'è qualche tema che state già affrontando, qualche ristrutturazione, qualche rinnovamento magari delle attrezzature, dei macchinari, ehm, diciamo che sarebbe il caso di fare un'ulteriore valutazione delle priorità. Cioè, vale la pena aggiustare questa cosa qui o è meglio comprare magari un macchinario più potente, più forte, migliore rispetto a quello che ho prima? Ehm, Vi dirò, secondo me farete delle valutazioni di questo genere nel mese di agosto. Per qualcuno, ho già fatto l'esempio di prima, si potrebbe trattare di qualche riparazione magari in casa, piuttosto che per qualcuno potrebbe anche essere per i figli, queste spesucce in più. Quindi ragazzi, da un punto di vista economico mi verrebbe da dire cercate di non dilapidare il vostro fondo risparmi per ostinatamente portare avanti quello che vi siete prefissati, perché magari è una di quelle bugie che vi siete raccontati e non ne vale tanto la pena. Magari è una cosa che può aspettare, magari una cosa che si può fare con materiali più economici, magari una cosa che non è necessaria fare, si può trovare come un escamotage per evitare di spendere tutti questi soldi. Ma ve lo dico perché qua avete un 5 di pentacoli che è una carta di carenza economica. È vero che anche qui avete un 9 di pentacoli, che in realtà è una carta di forte abbondanza economica, però diciamo che il 3 di pentacoli è una di quelle carte che dice, mi parla di lavoro, di qualche cosa che c'è da fare e che potrebbe portare a questo 5 di pentacoli, mentre qui il 9 di pentacoli è più nei confronti del mi schermo dagli altri, dal mondo fuori, resto nella mia beatitudine, se vogliamo, in un certo senso, con questo 9 di pentacoli. Però per la parte economica, secondo me, ehm, ecco, ci sono come delle spese da rivalutare. Per quello che riguarda i progetti, devo dire che secondo me ci sono, perché avete tre assi qui, avete, no, quattro assi, li avete tutti e quattro, ragazzi. Quindi secondo me ci sono buone probabilità che ci sia qualche progetto che inizia. Ehm, allora, sinceramente, non sento che per molti siano progetti remunerativi, ovvero progetti che una volta partiti possono essere venduti e portare denaro, ma sento che sono più progetti a livello personale. Potrebbe essere l'inizio di un corso di studi, potrebbe essere l'inizio di un nuovo interesse, potrebbe essere la pianificazione di un viaggio, la pianificazione di uno spostamento, potrebbe essere il guardare per una casa, però diciamo che non sono, perlomeno nel mese di agosto, progetti che potrebbero farvi entrare del denaro. Però tutto sommato c'è qualche cosa che inizia anche in modo concreto, direi. Arriviamo all'amore, ragazzi. Allora, per il mese di agosto devo dire che c'è parecchio movimento. Secondo me
Allora, partiamo con ordine. Se non avete nessuno in testa, ok? Secondo me ci potrebbe essere una di quelle attrazioni fatali, veramente travolgenti, che non coinvolgono solo il corpo fisico, la chimica o il sesso. È un qualche cosa di più ampio. È come se ci fosse una conoscenza che ad un certo punto, cioè, come se la confidenza, l'emozione, l'emotività, l'affetto per questa persona diventasse esponenziale. Molto bello, devo dire. Ehm, nel caso siate in una relazione, e anche qui vedo che il mese tutto sommato è parecchio passionale, ragazzi. Diciamo che vedo come se ci fosse una persona specifica, anche se se non siete proprio fidanzati, può essere anche solo appunto una conoscenza, qualcuno che state frequentando anche in modo platonico, e sento che in questo caso le cose potrebbero veramente prendere un'altra piega. Vedo tanta passione, tanti movimenti, tanta voglia di farsi le coccole e ci sono quattro assi, ragazzi. Secondo me c'è un buon potenziale di un nuovo inizio amoroso. Se siete in coppia, può essere come una riscoperta dell'amore, del corteggiamento, di tutto quello che è il viversi la coppia. Ora, se per caso siete in coppia e se per caso state cercando figli, credo che agosto sia un buon mese per concepire. Nel caso siate in una relazione più o meno non ben definita, clandestina, platonica, ma platonica neanche tanto. Comunque tutto quello che non rientra nei primi due gruppi è nel terzo gruppo. Ehm, mm, devo dire che ci saranno abbastanza fiamme anche per voi, ragazzi. Io ho la sensazione che anche se è una storia che, diciamo così, non vi dà molta speranza, potrebbe essere una storia clandestina. Io ho la sensazione che a livello emotivo sarà piuttosto travolgente questo mese, anche a livello fisico, a livello pratico, però soprattutto a livello emotivo ci sarà come una crescita esponenziale delle emozioni, dei sentimenti, nel bene e nel male, perché c'è tanta passione, ma quando c'è tanta passione anche, diciamo, nei momenti di rabbia si esplode. Non è che sia un mese negativo, anzi, diciamo che è un mese intenso. Parliamo un attimo della famiglia, ragazzi. E per famiglia intendo la famiglia di anime, quindi parenti, amici, colleghi, insomma tutte le persone che vivono la quotidianità o quasi con voi. Allora, io ho la sensazione, in questo senso, che qualcuno abbia come bisogno di chiudere certi capitoli in famiglia. Mi ricasca l'occhio qua su questo sette di spade sulla luna. È come se qualcuno ad un certo punto la smettesse di farsi andare bene certe cose, di raccontarsi delle storie. È come se ci fosse una sorta di punto a capo con i temi della famiglia. Allora, vi dirò che per qualcuno ci potrebbe essere una sorta di distacco dall'ambiente familiare e questo vale sia che voi siate i genitori e abbiate figli, ci potrebbe essere un distacco dei figli, ma sia se voi siete figli e diciamo ci sono i vostri genitori, potrebbe esserci come un distacco da parte di uno dei due. E se foste figli, il distacco potrebbe essere fisico, quindi è come se i figli andassero a vivere da soli, piuttosto che iniziassero una loro vita romantica. Vi dico che per qualcuno si tratta del matrimonio di un figlio,
devo dire che comunque è un buon periodo. C'è sì questo distacco, però consideriamo anche che siamo in periodo di ferie e quindi ci potrebbe anche essere un distacco fisico a causa magari di un viaggio di piacere. Arriviamo al vostro stato psicoemotivo, che secondo me sarà quello da tenere un pochettino più a bada. Perché? Perché qui abbiamo un 5 di pentacoli. Ehm, Qualsiasi sia la cosa che state attraversando in questo momento, tenete presente che è sempre temporanea. Che sia brutto, che sia bella, ok? La vita ha come delle fasi, dei cicli, quindi tutto quello che inizia finisce e quando si è troppo giù ricordatevi che c'è sempre il modo di andare su perché è come se fosse un saliscendi, no? Devo dire che sarà come un momento eureka per voi, è come se prendeste consapevolezza di certe falsità che vi siete raccontati, di certe storie che vi siete raccontati o che vi hanno raccontato, perché potrebbe anche essere che nella famiglia dove siete cresciuti vi abbiano abituati, vi faccio un esempio, a, non lo so, a non parlare troppo o a non comunicare troppo o a non fidarvi degli altri perché i genitori hanno avuto certe esperienze e quindi hanno sviluppato questo timore. Però questa è la loro paura e non vuol dire che vada bene anche per voi. Ed è come se questo periodo, se nel mese di agosto, vi rendeste conto di tutto quello che vi blocca e iniziaste a cambiare gli ingranaggi del cervello, di come pensate. Tutto sommato, ragazzi, devo dire che sarà un mese che vi porterà all'equilibrio, vi porterà al valutare effettivamente le idee che avete, quanto vi servono, quali sono reali, quali non servono e terminando comunque con un 6 di spade, che è una carta che mi parla di credenze limitanti, sento come se finalmente iniziaste a lasciar perdere certe bugie, certe storie, certe credenze, certe teorie che non vi servono, non sono vostre e di conseguenza lasciandole perdere inizierete a riprendervi il vostro potere personale con questo re di bastoni. Andiamo a vedere Osho, che consigli vi dà? Guardate, l'eremita un'altra volta è pienezza. Sento che questo eremita vi dà proprio la possibilità di fare una bella introspezione dentro di voi, di capire che cosa è importante per voi. Questo è un asso di denari che avete già qui, che è la carta di partenza, ed è come se in questo mese scopriste come sentirvi pieni togliendovi tutte queste credenze limitanti, queste bugie, queste falsità, le paure, tutto quello che vi è stato insegnato che non vi serve. È come se qualcuno di voi si renderà conto che anche da soli si raggiunge la pienezza. Andiamo a vedere tre carte, tre oracoli. Allora, queste sono una possibile difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile esprimermi? Probabilmente perché qualcuno vi ha insegnato che certe cose non si dicono. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante. Perché ho troppe aspettative? Dove avete troppe aspettative? Con voi, con gli altri? Ora andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Vedo il lato buono di un aspetto di me che giudico negativamente. Mi ritorna un po' questo 7 di spade e la luna. Queste proiezioni, questo vedere, insomma, in modo limitato, ok? Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Vi ricordo che è uscito il video di presentazione del corso Tarocchi e Karma, lo trovate qua sotto nella playlist, scusatemi,
descrizione del video, ve lo metto anche in fondo nelle schermate finali, però è un seminario che avrà la durata di un pomeriggio e andremo a vedere come fare le letture karmiche specifiche con i tarocchi, appunto. Per il resto, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi può contattare via mail. Io poi mando la lettera di presentazione dove spiego come funziona il lavoro. Diversamente potete anche farlo per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi i soldi, il lavoro, l'amore e via dicendo. E in più tratto anche temi di metafisica e di metamedicina perché poi è tutto un po' collegato, no? Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!